amici, oggi vi porto con me a smontare questo blocco 180 derivato dal Minarelli 125 quattro tempi di derivazione Yamaha. Questa è la moto, credo che già ve la ricordiate, è un VR 125 all'alba dei 90, vediamo, 96.700 chilometri, vediamo, eccolo qua, 96.000 chilometri. Allora, come vi dicevo, stiamo parlando di un blocco motore 180, quindi il motore di base è un Minarelli 125 quattro tempi, il classico raffreddato ad aria, 4 valvole, il solito motore super affidabile, 15 cavalli. Ho già fatto lo spurgo dell'olio e l'ho già tirato giù per velocizzare un pochino i tempi. Stiamo parlando quindi di un motore base, completamente originale, ad eccezione del nostro cilindro che, come vedete, vi sono stati rimossi tutte le sigle, sia di qua che dall'altro lato, per questioni circa legali, diciamo. E quindi monta solo il cilindro, una modifica molto semplice, molto tranquilla se vogliamo dire. Utilizzavo questo motore per tratte quotidiane, quindi non avevo bisogno di un motore né troppo prestazionale e neanche troppo oneroso come manutenzione e come consumi. L'albero motore dovrebbe avere sui 50.000 km, il pistone 20.000. È stata fatta una volta la guarnizione di testa, ancora quando presi questo motore usato, perché il proprietario precedente era un pochino un cane. Comunque, perché andiamo a smontare questo motore? La cosa è molto semplice. Si tratta semplicemente di un problema al cambio. Cioè, il motore è sempre andato benissimo, adesso tutto d'un tratto non si sa come mai, o forse lo scopriremo più avanti con questa serie, ha iniziato a grattare la terza marcia. Quindi cosa vuol dire? A bassi giri il motore prima e seconda va benissimo, mettendo la terza si sente quel grattio superiore al rumore del motore. Quindi sicuramente è una questione di cambio. Tutte le altre marce non lo fa e non lo fa nemmeno a medi e alti regimi con la terza. Quindi un problema che si presenta solo a bassi giri e solo in quella marcia lì. Andiamo quindi a smontare tutto il motore dalla testa ai piedi, partiremo ovviamente dalla testa, quindi pompa dell'acqua, coperchio valvole, per togliere poi la testa, andare a togliere il cilindro, pistone. Una volta arrivati a quel punto lì, smonteremo da questa parte il carter con l'alternatore, dall'altra parte il carter con relativa frizione, ingranaggi del contralbero, tutto ciò che è presente all'interno. Vi cercherò di spiegare tutto in termini molto semplici e accompagnandovi in questo smontaggio per poi raggiungere quello che sarà all'interno, quindi sostanzialmente ciò che troviamo in questa linea mediana che separa i due carter interni, questo da questo carter. Questa parte qua interna io posso già farvela vedere perché ho un altro motore, ed eccolo qui, che questo sarebbe il mio terzo motore che tengo come pezzi di ricambio. Come vedete questa è la sezione del motore, vediamo il cambio, adesso vediamo magari se riesco ad avvicinare un pochino. Questo è il nostro contralbero, qui è dove è alloggiato l'albero motore e questo è il nostro cambio. Questo è l'albero dove va poi fisicamente a collegarsi il nostro pignone, il desmodromico. Dall'altro lato troviamo l'ingranaggio del contralbero, sempre la sede per l'albero motore, questa è la pompa dell'olio. Qui sotto troviamo l'ingranaggio del contralbero, vediamo se riesco, mannaggia, ok. Questo qui è l'ingranaggio del desmodromico e questo, come vi dicevo prima, ok, sono riuscito a bloccare il motore in modo tale che magari facciamo qualcosa di un po' più confortevole. Allora, questo qui, come dicevamo, è l'ingranaggio del nostro contralbero, vedete che ha una bilanciatura a sé stante.
Questa qui è la pompa dell'olio, questo qui è l'ingranaggio del desmotromico, questa, per capirci, so che sembrerà tutto in confusione, ma questo per capirci, come vedete qui vi è uno scanso, questa sarebbe la folle. Quindi ogni volta che noi andiamo ad inserire una marcia, questo ruota o da un lato o dall'altro, a seconda se siamo in salita o in discesa di marcia. Questo è per bloccare l'albero secondario, questo è l'albero primario e qui va ad ancorarsi fisicamente la nostra campana, quindi tutto la componente della frizione. La guarnizione, vabbè, insomma, è quella che è e direi che non manca niente se non iniziare a smontare il blocco. Bene, bene, bene. Siamo qui sempre con il nostro 180. Iniziamo quindi con una semplicissima brugola e ci togliamo intanto le nostre viti di testa. Come dicevo, il motore ho già fatto lo spurgo dell'olio per controllare se sotto nel filtrino che c'è sul tappo vi fossero dei residui di metallo. Di solito quando si sbiella o ci sono particolari rotture si vanno a depositare lì tutti i detriti di metallo. Non ho trovato niente, quindi questo già un pochino mi rassicura. Un altro controllo sarà andare a verificare nel tappo dell'olio, nella cover dove all'interno c'è il filtro dell'olio, se lì vi sono dei residui metallici. Ma con calma facciamo tutto. Abbiamo rimosso il nostro coperchio valvole. Andiamo quindi a rimuovere la nostra pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua viene via con 1, 2 e 3 viti, semplicissimi, sono viti dell'8. Sempre la mia chiave a cric che mi aiuta. Benissimo. Anche questa qui viene via con molta velocità. Pompa dell'acqua che devo dire è una delle parti un po' più rognose di questo motore insieme all'alternatore. E non vi sono molte altre parti che possono dare problemi su questo motore. Una di queste è la pompa dell'acqua, ogni tanto parte il cuscinetto, ecco così, in questo modo viene via, molto semplice, ogni tanto parte il paraolio qui, quindi ci troviamo l'olio emulsionato perché da qui, quindi dalla parte del liquido di raffreddamento, vi è un contatto con quello che è l'interno del motore e quindi una volta che l'acqua e il liquido di raffreddamento giungono all'interno del motore, olio più acqua, viene fuori un'emulsione, quindi una brodaglia color non è assolutamente piacevole da vedere e soprattutto c'è da fare un bel lavaggio del motore quando succede. Proseguiamo quindi, come vedete abbiamo la visione completa da sopra delle valvole, da qui si registrano le nostre valvole, qui abbiamo il nostro albero a camme, da questa parte iniziamo già a vedere un primo accenno di quello che è la distribuzione. Togliamo quindi per primo il nostro tendicatena che originale risulta essere un tendicatena meccanico, quindi a molla, viene via anche lui con due semplicissime viti. Io qui ho dovuto mettere un filetto perché iniziava a spannarsi il cilindro. Comunque è una soluzione che non mi ha mai più dato problemi. Mi raccomando, fate sempre attenzione a tutte le guarnizioni che vi sono nel complesso. Io poi il dadino lo utilizzo molto comodamente per chiudere e quindi avere anche quella guarnizione lì al sicuro. A questo punto, una volta che abbiamo tolto il tendicatena e quindi la nostra catena risulta molto più morbida, vedete che adesso abbiamo gioco, una volta che c'è il tendicatena il gioco non c'è più, andiamo a rimuovere i due tappi qui sotto, che sono i tappi che ci permettono di andare a trovare il dado dell'albero motore e il segno sull'alternatore per mettere in fase questo motore. Un semplicissimo cacciavite a taglio, svitiamo uno e svitiamo due. Benissimo, posizioniamo anche questi qui a questo punto.
come potete vedere abbiamo il nostro dado dell'albero motore, qui il segno sul volano della nostra distribuzione e da quest'altra parte, eccolo qui, l'altro nostro segno. Andiamo quindi a smontare questa vitina del 12, 12, 12, 12, ecco qua. Per fare ciò dobbiamo abbassarci un pochino e con un cacciavite andiamo a bloccare la nostra corona tramite una vitina che c'è là dietro. In questo modo la nostra corona resta ferma quando noi andiamo a far forza per mollare. Ok, anche questa è venuta via. A questo punto non ci resta che iniziare a togliere la corona. Attenzione, attenzione. Reggiamo con la mano la nostra catena, mi raccomando. La posizioniamo giù e, fondamentale, andiamo a prenderci il nostro depressore. È un bel rischio, potrebbe cadere, mi raccomando, facciamoci molta attenzione una volta che andiamo a smontare il motore. Sono tutte parti delicate, non c'è niente a cui non bisogna dare attenzione. Ecco, a questo punto abbiamo la nostra catena morbida al di fuori. Iniziamo a pensare quindi a togliere la testa. Per fare ciò, attenzione, io utilizzo sempre un filo di ferro, è un semplicissimo filo di ferro, ci serve per tenere la nostra catena una volta che andremo a togliere la testa e il cilindro. Questo perché? Perché nel momento in cui noi alziamo la testa e poi togliamo il cilindro, la nostra catena, se cade, dopo è un bel casino, è un bel lavoro riuscire ad andare a ritirarla fuori da sotto. È molto comodo, la reggiamo da questo fil di ferro mentre alziamo la testa e quindi ci permette di avere una maggior comodità, un miglior comfort di lavoro. Allora, testa. Come si smonta la testa? Vi sono 4 viti da togliere con la loro rondella in rame. Mi raccomando, evitiamo di perdere le rondelle in rame della testa. È sempre una 12, qualche colpetto e inizia a venire via. Ok, nulla di che. Magari poi quando rimontiamo andrò anche a vedere il gioco valvole. Una cosa che ogni tanto non fa mai male fare. Certo, per verificare il gioco valvole è veramente una stupidata, non è un lavoro lungo e soprattutto ci si rende conto nel momento in cui è da fare il gioco valvole perché il motore diventa molto più rumoroso, molto più rumoroso. Vi è il famoso ticchettio delle valvole. Ok, abbiamo tolto, vediamo se così siamo un po' più veloci. L'albero a camme anch'esso ho tenuto l'albero a camme originale e l'albero a camme racing che propongono ad esempio la Malossi o la Top sono alberi a camme sicuramente un po' più prestazionali, non so però se su un Motard sia un'elaborazione valida. Ecco. Il Motard dovrebbe essere un motore che ha bisogno di una buona grinta ai bassi o comunque questo è ciò che mi aspetto io dalla mia moto e un'elaborazione che favorisce più potenza agli alti regimi la vedo molto più sensata su una moto come ad esempio la R125, quindi su una stradale, dove quello che importa è la velocità. Comunque, abbiamo tolto le 4 viti, ci sarebbero da togliere anche 2 viti qui, non resta altro che fare un po' di sforzo. Teniamo, vedete adesso la comodità del mio fil di ferro, cerchiamo di accomodare la nostra catena al di sotto e abbiamo qui la nostra testa. Eccola qui, testa che si presenta normalmente come una testa originale, vi sono un po' di incostazioni, vedete anche che pare che questo motore girasse leggermente grasso
Io monto attualmente cilindro e centralina dell'Athena e l'Athena propone questo GT e questa elaborazione come un'elaborazione da enduro. Non so poi dirvi che congetture abbiano fatto loro per proporre un motore del genere, che carburazione abbiano fatto loro. Purtroppo la centralina Athena non si può toccare a livello di mappatura, quindi ci accontentiamo di quello che ci danno, ecco. Questa è la guarnizione che ho cambiato. Vedete che per cercare di scongiurare un altro cambio guarnizione ho aggiunto dei fori per permettere alla mia guarnizione di avere un maggior passaggio di liquido di raffreddamento e quindi un maggior raffreddamento. Non lo so se sia servito, se non sia servito, fatto sta che insomma questa è un'idea. Se volete riproporla, se volete provarla, valutate voi. Benissimo, a questo punto vediamo anche il nostro pistone. Andiamo a togliere il tendicatena originale, lo lasciamo lì. E cosa vediamo qui? Beh, vediamo il nostro pistone, anche questo pieno di incrostazioni. Sapete, ormai ha i suoi 20.000 km questo motore, quindi ci si può anche aspettare delle incrostazioni sulle valvole e sul cielo del pistone di questo tipo. Non mi sembrano allarmanti, lo scarico non è così incrostato. Comunque questo è quello che abbiamo. Non è oggi sicuramente il momento di fare un video di cambio pistone. Abbiamo quindi in questo momento la nostra catena alta e con due movimenti leggeri ok, ci siamo. Non preoccupatevi che anche se prende qualche bottarella è già montata la sua guarnizione. Mi raccomando ragazzi, il più importante dei 4 prigionieri è questo, quindi esattamente questo qui, per capirci. Perché è il più importante? Lo scoprite da qui, perché in questo punto vi è la valvola del passaggio dell'olio che permette da qui di portare l'olio tramite il forellino del prigioniero più in su sulla testa e quindi lubrificare e irrigare di olio l'albero a camme e le valvole. Va da sé che mi raccomando i prigionieri che siano puliti nel momento in cui andiamo a montare il motore. Benissimo, abbiamo qui il nostro pistone che tempi che furono ho cercato anche di alleggerirlo, lo notate perché ha un profilo leggermente più alto rispetto, vediamo se così è meglio, ha un profilo leggermente più alto sulla canna rispetto all'originale. Andiamo quindi a togliere i Siger per rimuovere il nostro pistone. Per fare ciò ci avvaloriamo di un semplicissimo cacciavite molto molto piccolo. E come funziona? Ecco, allora, il nostro Siger ha una forma a G. Vi sono anche quelli a C che sostanzialmente non hanno questa linguetta qui. Tutti i Siger si accomunano per una caratteristica, ovvero che hanno forma circolare, stanno all'interno della sede, ma hanno uno spazio libero, quindi la C non è completa, non è un cerchio completo, ma ha una separazione in un punto. Questo ci permette di riuscire a toglierlo dalla sua sede. Come lo togliamo? Lo togliamo tramite questo leggero scanso, questo piccolo scanso che c'è sul pistone, che ci permette, facendo un po' di leva, di far uscire il nostro Siger. Ecco qui. Questo è il nostro Siger. Semplicissimo. Lo appoggiamo in maniera maniacale, che se lo portiamo sono cazzi amari, e grazie al nostro cacciavite, appoggiandoci sul lato opposto, facciamo una leggera pressione. Altro che leggera pressione. Vediamo. Ok. E voilà.
nostro pistone con il nostro spinotto. Pistone che ha anche una buona lubrificazione, ovvero è studiata molto bene, vedete 1, 2, 3 fori su entrambi i lati, un pistone tutto sommato abbastanza pesante, decompresso, come potete vedere ha un buono spazio per la combustione, quindi non ha sicuramente dei valori di compressione altissimi, le classiche due fasce, raschi a olio e, come vi dicevo, il Siger circolare in questo punto qui. Andiamo quindi a rimettere all'interno il suo spinotto, ok, è scattato, ce lo posizioniamo lì e vediamo anche in questo punto che la nostra biella ci propone qualcosa di interessante. Questa biella infatti non ha la gabbiarulli, lavora su bronzina, non ha mai dato problemi a nessuno questa cosa, anzi se proprio bisogna dare una nota di demerito si parlerà male del cuscinetto di biella. Un cuscinetto di biella che ad alcuni dopo tanti chilometri, anche a me è successo, dopo tantissimi chilometri, cede, quindi ci troviamo con un albero sbiellato da smontare. Bene, bene, per il video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto, ci ritroviamo presto, molto presto, per il capitolo 2, quindi tutto ciò che riguarderà la parte esterna del nostro carter. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi lascio un'anteprima di tutto ciò che abbiamo sul banco, diamo una ricapitolazione a tutto. Abbiamo smontato la testa e le nostre valvole sono abbastanza incrostate. Il nostro cilindro 180 normalissimo, anche lui messo molto bene. Questo è ciò che riguarda il motore originale. Vi faccio anche rivedere il nostro cambio, se volete potremmo fare un video a parte sul suo funzionamento, anche se sarebbe un video molto tecnico, con il desmodromico che controlla ogni cambiata di marcia. Vedete? Vediamo, ecco, questo è un cambio marcia, va benissimo, non dilunghiamoci su queste cose qui. Da quest'altra parte abbiamo tutto quel che riguarda la distribuzione, il coperchio valvole sotto, il nostro pistone e la pompa dell'acqua.